Buongiorno signori, sono l'uomo di casa. Oggi parliamo di crepe. Come riuscire a dimenticarsi delle crepe. Eh sì, perché ci sono quelle crepe nel nostro appartamento che noi le stucchiamo e dopo un mese, 2 mesi, tac, ricompaiono. Oggi vedremo proprio questo, in una maniera molto semplice, ma per riuscire a risolvere definitivamente questo problema occorre sapere 2 o 3 segreti. Capiti questi, non avremmo più nessun problema. Ovviamente qui non stiamo parlando delle microcrepe, quelle spesse neanche un decimo di millimetro, che di solito quando si presentano sono in tutta la parete. Di queste abbiamo già parlato in un precedente video. E non parliamo neanche delle crepe strutturali, perché se avete delle crepe strutturali a casa, ragazzi, è meglio che uscite e che chiamate un'impresa di quelle belle toste che vi controlli il vostro appartamento barra la vostra casa. Parliamo delle crepe comuni, quelle spesse circa 1 millimetro, che ogni tanto compaiono nei nostri muri per svariati motivi. Detto questo, io non voglio tediarvi oltre, per cui vi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e buona visione a tutti! Bene signori, come vedete, qua non solo c'è la crepa, ma anche la vernice sta venendo via. Quindi, cos'è la prima cosa che dobbiamo fare? Beh, dobbiamo rimuovere tutte le parti che si staccano. Quindi ci mettiamo con una spatola e andiamo a rimuovere tutte le parti che si staccano. Non dovete fare molta forza, però se vedete che si stacca, la dovete rimuovere. Come vedete la crepa parte da qua, arriva qui. Ovviamente, come abbiamo già detto, non è una crepa strutturale questa. Questo è solo magari qualcuno che quando ha costruito l'edificio ha fatto il lavoro male. Quindi vi mettete qua con la santa pazienza e pulite tutta la crepa. Una volta che avete pulito, dovete individuare dov'è effettivamente la crepa. Come avete visto, qua non so se si vede nel video, credo proprio di sì, c'è in realtà una riparazione. Io adesso, essendo molto vicino, quando ho dipinto il soffitto ovviamente usavo il rullo con il bastone, quindi non me ne sono accorto. Questa crepa era già stata riparata, quindi vuol dire che chi l'aveva riparata male. Chiaro. Ora, essendo che la crepa è qui, proviamo a vedere se si toglie ancora qualcosa, senza fare troppa forza. Se si toglie lo puliamo, se no passiamo alla fase successiva. Molto bene, qua è tutto pulito, il resto è ben incollato. Come vedete la crepa è proprio qui al confine. A questo punto, essendo questa crepa fatta in questa maniera qua, molto piccola, ma evidentemente ha creato un po' di problemi, la allarghiamo un po'. Adesso voi penserete, ma perché dobbiamo allargarla un po'? Lo scoprirete nella fase 2. Quindi con la spatola andiamo semplicemente a fare questo lavoro qua. Ok, una volta che l'abbiamo allargata un po', passiamo alla fase 2. Ci serve del silicone acrilico. Con il silicone acrilico andiamo a riempire tutta la nostra crepa. Tra l'altro questa è una crepa un po' fastidiosa perché, come vedete, non sono riuscito a liberare la parte da un lato, perché qua è ben incollato, però faremo lo stesso. Quindi andiamo a riempire tutta la nostra crepa di silicone acrilico. Per avere maggiori informazioni sul silicone vi rimando al mio video sui siliconi per capire per quale motivo in questo caso utilizziamo il silicone acrilico. Bene signori, sono passate un paio d'ore, adesso andiamo alla prossima fase della nostra riparazione. Per farlo useremo
una garza come questa, adesso ve la faccio vedere. Lo vedete? Ne esistono due tipi, sono tutte in fibra di vetro. Una è una rete che è spessa veramente, credo nemmeno 1 millimetro, ed è addirittura adesiva. In questo caso possiamo andare ad attaccarla direttamente sulla nostra crepa e poi stuccare. Questa che ho preso io, che preferisco perché è molto più fine della rete in fibra di vetro, è una garza che però non è adesiva, quindi dobbiamo prendere la misura, andremo a piazzarla così perché vogliamo che leghi il muro e la crepa. Prendiamo la misura, la tagliamo e poi dobbiamo praticamente affogarla nello stucco. Quindi adesso io taglio a misura e poi vi faccio vedere come si fa ad affogare la garza nello stucco. Questo ovviamente è un pochettino più difficile da mettere rispetto a quella adesiva. Quella adesiva basta incollarla e poi stuccargli sopra. Ho preso dello stucco in pasta già fatto perché non avevo voglia di fare polvere, fare lavoro in più, contando che c'ho solo questa riparazione da fare. Quindi adesso andiamo a mettere un po' di questo stucco all'interno della nostra crepa. Ovviamente, essendo sul soffitto, l'operazione è un pochettino più difficile. Se l'avete sul muro, tutto risulterà più facile. Qua c'è la forza di gravità che è contro di me. Una volta che abbiamo messo dello stucco, ovviamente teniamoci larghi, andiamo a inserire il nostro pezzo di garzina che ho tagliato e lo incolliamo praticamente con lo stucco. Visto che qua c'è un bel gradino, vado a mettergli un altro pezzetto di garza a fianco all'altra, così da avere una riparazione perfetta e fare in modo che non si vedano scalini o roba del genere, che sarebbe brutto. Come vedete è rimasto un leggerissimo alone. Questo è una cosa ovvia perché siamo andati a mettergli lo stucco. Poi ci sono stucchi più bianchi, stucchi meno bianchi, ma questo tanto non è un problema. Sapevamo che dovevamo andarci a dipingere lo stesso. Quindi adesso io, con il mio bel bastone, vado a dargli una bella passata di bianco. Opla. Forse servirà anche una seconda mano, non lo so. Però il concetto è che adesso è perfettamente bianco. Contate che io sto usando pure un rullo che è stato appena lavato, quindi dentro c'è pure dell'acqua, però il concetto è questo: la crepa diventa assolutamente invisibile. Se avete bisogno di 2 mani, passate le 2 mani non appena si asciuga. Ora sapete il metodo. Più siete precisi, più il lavoro verrà fatto bene. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto, quindi vi invito di nuovo a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e, come al solito, se avete qualsiasi tipo di domanda, fatemela pure qui sotto nei commenti e io vi risponderò. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.